Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ascoltiamo un'altra volta, è la seconda questa, un'esibizione di Sohang, mi pare che sia del 2018, nello show Immortal Song 2. Ditemi nei commenti se ho ragione, insomma, se ho letto giusto, ho avuto le informazioni giuste. In questo caso ci canta You Raise Me Up. Mm, Vediamo un po' mm, cosa ci offre. Allora, intanto inizio sorprendente perché io conosco la canzone originale e questa parte sicuramente non è la canzone originale, quindi già una sorpresa. La cosa che ho notato adesso, a parte la sua voce bellissima, voce molto flautata, infatti se guardate nel primo pezzettino, la prima strofa, suona, e a parte la base, diciamo di sottofondo, c'è abbinato alla sua voce il suono del flauto, che sono perfettamente comparabili come sonorità anche. Molto bello. Andiamo avanti. When I'm down and all my soul's so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Scusate se interrompo qua, ma bellissima questa cosa. Intanto lei canta solo il pianoforte sotto e il pianoforte fa quasi solo esclusivamente una nota fissa, come se fosse quasi un semplice metronomo. Qui c'è solo la sua voce. Sentiamo. Udite? And wait here in the silence. E poi alla fine lei fa un'ultima parola, diciamo una penultima parola un po' più ariosa, più sospirata, e per accentuare questa emozione che noi percepiamo da questo tipo di tecnica si ferma completamente la musica e l'ultima parola è totalmente sospirata senza musica. Sentiamo. Until you come and sit a while with me. Cioè, questo veramente ci dice già una cosa, questo primo inizio, che l'arrangiamento è eccezionale, cioè, quindi veramente aspettiamoci altre cose perché l'inizio è veramente buono. Andiamo avanti. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders.
You raise me up to more than I can. With when you come, I've been living there. You're gonna raise me up, raise me up, raise me up. Cioè, di nuovo l'arrangiamento stravolge completamente diciamo la canzone originale e ci sta suonando un'altra canzone in questo punto qua. Cioè, veramente sorprendente. Questo cosa dà a noi spettatori? Dà una molta emozione in più perché intanto ci sembra di ascoltare una canzone nuova nel suo complesso, perché non sappiamo mai nella strofa successiva, nel ritornello, se ci sarà qualcosa di completamente nuovo che non abbiamo mai sentito oppure la canzone che conosciamo già da tempo, no? Quindi questo ci dà una aspettativa in più, quindi la canzone decisamente prende un aspetto suo. Addirittura potremmo fare distinzione come capita nei film, no? Quando si dice che un film mette in scena il romanzo di un certo autore, oppure è tratto da, cioè prende spunto da quel romanzo per creare un film che ha delle cose differenti però all'interno. E in questo caso questa più che una cover mi sembra veramente una canzone tratta da. Bellissimo. Andiamo avanti. Scusate, questa parte qua è veramente gospel, cioè come sensazione, per il coro sono bravissimi ovviamente, ma sentite come classico del gospel, in alcune frasi, tipo in queste ultime due, il coro risponde alla cantante solista, cioè ripete la stessa frase in modo un pochino differente. Se volete possiamo provare a risentirla. Qua. Abbiamo sentito che il coro ha risposto entrambe le volte, l'ha fatto anche prima, quindi veramente stile gospel in questo punto qua. Lei sembra che possa cantare qualunque cosa, effettivamente. Riesce ad avere una voce chiara, limpida, sottile, tra virgolette, pur diventando poi potente, senza perdere chiarezza. Bravissimo. Lions run when I am on your shoulder. You raise me up, you raise me up, so that I'm standing on mountains, gonna make me stronger, stronger, stronger. More than I can Avete visto qua? Intanto ha fatto una I molto aperta, l'ultima I, sta cantando con la bocca molto aperta, per dare più
potenza, diciamo, alla sua nota, e quindi anche questa I finale è più una, invece di dire mi, è più un me, no? Perché dà più potere, guardate un po'. E poi un'altra cosa che ho notato è che normalmente i cantanti, li vediamo spesso, cosa fanno quando cantano dal vivo come in questo caso? Allontanano il microfono dalla bocca o lo avvicinano a seconda del se stanno cantando con meno potenza, con più potenza, in modo da regolare il volume totale della loro emissione che rimanga sempre costante lungo tutta la canzone. Quindi tengono il microfono vicino quando parlano piano, quando cantano piano come volume, e quando invece urlano le note più alte lo allontanano decisamente per non avere sbalzi di volume. Non so come faccia lei, ed è un controllo veramente eccezionale, perché sia quando all'inizio quasi sussurrava le note, sia adesso che le sta urlando in modo molto più potente, riesce a mantenere di suo il volume, diciamo, costante, conforme, pur mantenendo sempre il microfono molto vicino alla bocca. È eccezionale anche questa cosa. Avete visto anche qua, altra sorpresa dell'arrangiamento, sembrava che avesse terminato di cantare, perché stava ripetendo le parole che potevano essere il finale, e invece è salita di un semitono sorprendendoci e riprendendo il ritornello. Vediamo se riusciamo a ripescarlo. Incredibile. Incredibile veramente. Cioè, ha una tecnica veramente mostruosa, è veramente un mostro di bravura, eh. Non si può neanche andare ad analizzare tutto quello che riesce a fare con la voce, perché bisognerebbe stare tutto il giorno solo per quello. Un'altra cosa che devo dire, che vale non solo per lei ma per tutti: quando ci sono queste esibizioni anche dal vivo, ci sono sempre degli effetti audio che vengono, diciamo così, aggiunti in uscita, no? Nell'amplificazione. Solo che questi effetti, di solito, se uno non è molto bravo a cantare, servono per coprire i buchi, le imperfezioni. Quando invece uno ha dei mostri di bravura come Sohyang, in questo caso, quegli effetti servono solo per migliorare la vocalità sia del cantante che dell'orchestra. Infatti vengono aggiunti vari effetti a tutti gli strumenti, anche in base allo spazio in cui si è, all'amplificazione che si ha. Quindi non arrabbiatevi se qualcuno dice che i vostri idoli cantano dal vivo però hanno degli effetti. Certo, non ci sarebbe l'amplificazione se no delle voci. Ma cantanti come So Young, anche cantassero senza amplificazione, li sentiste direttamente davanti a loro, canterebbero uguale. Prova il fatto che, come dicevo prima in questo caso, lei canta tutta la canzone col microfono vicino alla bocca,
anche se fa degli acuti molto potenti e delle frasi sussurrate, mantenendo lei stessa il volume omogeneo senza bisogno di tanti effetti, se vogliamo. Bellissima questa esibizione, quindi ovviamente la chiamiamo cover di You Raise Me Up, ma come ho già detto ha talmente tante parti completamente differenti, ha talmente variazioni a livello proprio di arrangiamento musicale, che possiamo dire che questa canzone è una canzone cantata da Sohang, appunto, tratta da You Raise Me Up. Ok? Direi così, questo è il mio parere ovviamente. Grazie di avermi consigliato questa esibizione. Ovviamente commentate, nei commenti consigliatemi altre sue esibizioni o di altri cantanti, iscrivetevi al canale, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!